ragazzi, come va? Qui è Nadia. So che il video di oggi finirà per trasformarsi in una sfuriata, ma c'è una cosa che ho davvero bisogno di tirarmi fuori da dentro. Faccio una premessa. Fino a non molti anni fa ero il classico ragazzo timido e imbranato che di ragazze non capiva assolutamente nulla. Ero talmente disinformato da credere che la verginità fosse una cosa ereditaria e talmente scemo da aver creato il mio account Facebook apposta per provarci con la figlia del mio capo, per poi scoprire che il mio capo non aveva figlie. Come potete facilmente immaginare, la cosa mi rendeva veramente disperato. Ero arrivato al punto da chiedere consigli ovunque e a chiunque su come avere più successo con le ragazze. E ne ho avuti più o meno di tutti i tipi, dal prova a pettinarti meglio al, non sto scherzando, prova a mettere del dentifricio sul tuo glande. E la sfuriata di oggi sarà sul consiglio peggiore in assoluto che mi sia mai stato dato. L'ultra osannato sii semplicemente te stesso. È il classico consiglio assortito di quelle persone che vogliono sentirsi superiori nei tuoi confronti ma in realtà non hanno la più fottuta idea di ciò di cui stanno parlando. Senza usare mezzi termini, secondo me questo consiglio è una grandissima stronzata. Perché è una stronzata? Beh amico, non hai fatto così per la tua intera vita? Ha funzionato? Se stai ancora cercando consigli azzarderei di no. Quindi cosa succede quando lo fai notare ad una persona che ti dà un consiglio del genere? Ti liquidano molto gentilmente con qualche frase del tipo: se non le piaci così come sei vuol dire che non ti merita, oppure devi solo avere pazienza e prima o poi troverai qualcuna che ti accetterà per ciò che sei. Oh certo, sono sicuro che ci sia. Vive in Corea del Nord, rinchiusa nel magazzino dei suoi genitori. Probabilmente è sorda, 15 kg sovrappeso, e pensa che la pecorina sia un prodotto caseario DOP. Conveniente! Sai che ti dico? Secondo me se dai credito a questi consigli è soltanto perché hai bisogno di una scusa per non far nulla per correggere i tuoi difetti. Esatto, amico. Dico i tuoi difetti perché, diciamoci la verità, l'unico comune denominatore fra te e tutte le ragazze che t'hanno rifiutato sei te. Quindi smettila di lamentarti di loro. Sì, alcune sono delle stronze, siamo d'accordo, ma se hai 20 e passa anni e ancora non hai trovato una ragazza che va bene per te, allora mi spiace dirti la verità, ma il problema sei tu e il tuo comportamento. Pensaci, essere te stesso può servirti a trovare una donna decente soltanto se tu già parti bene. Prova a riflettere sulle categorie di persone che di solito ti danno consigli del genere. Sono i tuoi genitori. E mi dispiace, ma se sei adulto e ti danno un consiglio del genere è perché inconsciamente per loro ammettere che tu non hai successo in qualche campo esattamente così come sei vorrebbe dire ammettere che c'è stata qualche falla nella tua educazione. Poi ci sono i tuoi amici maschi che spesso se la passano peggio di te, quindi per quale motivo dovresti ascoltare un loro consiglio in ogni caso? Poi ci sono i tuoi amici maschi che hanno naturalmente successo con le donne e quindi grazie al cavolo che essere semplicemente se stessi funziona per loro. Voglio dire, sono dei bei ragazzi, hanno un sacco di amici, hanno un naturale carisma, cose che tu senza fartene una colpa potresti non avere. E poi per finire ci sono le donne in persona. Oh mio Dio, le donne! Ascolta. So che chiedere consiglio a una donna per questo genere di problemi potrebbe sembrare la cosa più naturale e intelligente, ma non lo è. Apro parentesi. Ragazze, non me ne vogliate, ma so per esperienza che siete delle pessime consigliere sull'argomento, per due motivi. Uno, spesso, soprattutto da ragazzine, non avete neanche voi idea di cosa vogliate in un uomo. E due, anche quando cominciate ad avere le idee più chiare siete spesso restie ad ammetterle fino in fondo in pubblico per paura di compromettervi la reputazione. E sinceramente non me la sento neanche di farvene una colpa, perché purtroppo viviamo in una società di merda piena di pregiudizi che fa sentire certe donne delle vacche per il semplice fatto di voler vivere apertamente la propria sessualità. Mille grazie, Chiesa Cattolica. Quindi sappiate che so il perché della maschera che siete costretti a portare e nella speranza che un giorno vivremo in un mondo migliore, ogni volta che qualcuno di voi mi invita a casa sua a bere qualcosa fingerò di non sapere quali siano le sue reali intenzioni. Chiusa parentesi. Ok, penso di aver detto abbastanza sul perché trovo che sì, semplicemente te stesso sia un consiglio privo di riscontro pratico. Ma
La soluzione secondo me non è neanche quella di diventare qualcun altro, ma piuttosto di migliorare te stesso. Perché il fatto che tu non abbia successo con le donne non vuol dire che tu sia sbagliato, ma magari che potresti fare di meglio correggendo qualche tuo difetto che finora non hai mai notato, o che magari hai notato ma sei stato troppo pigro per correggere. Pensaci davvero, analizza te stesso, non dare la colpa a fattori esterni, chiedi agli amici più sinceri che hai se non ci sono dei difetti che potresti correggere. Ok, sei un bravo ragazzo, gentile, intelligente e tutto il resto. Ma magari non curi il tuo aspetto, il tuo igiene o il tuo abbigliamento. Magari parli così tanto da non accorgerti che stai mettendo la gente a disagio. Magari piaci anche a qualcuna, ma non te ne accorgi perché ti caghi sotto prima di provarci. Magari la tua gentilezza sa di falso. Magari sei un pazzoide con un patologico bisogno d'attenzioni, come il sottoscritto. Magari sei eccessivamente svergognato ed esplicito e ti rendi spesso ridicolo in pubblico, come il sottoscritto. Magari ti credi molto più figo di quanto tu non sia realmente e continui a provarci con donne fuori dalla tua portata, come il sottoscritto. Ok, questi esempi non stanno decisamente lavorando a mio favore. Beh, direi che ho parlato abbastanza. Ho fatto questo video perché penso che noi uomini dovremmo essere solidali fra noi e darci una mano nella nostra eterna ricerca d'affetto. E di tette. Spero di aver aiutato qualche ragazzo a tirare fuori la testa da sotto la sabbia e magari mettersi in gioco un po'. E spero anche di non essermi tirato troppo odio addosso con le mie opinioni, forse un po' politicamente scorrette, ma se così fosse, ricordatevi che io non sono nessuno. Il mio è il parere di un ragazzo qualunque che pensa di avere qualcosa di interessante da dire, ma non è detto che io abbia ragione né che io abbia capito tutto. Quindi fatevi pure sentire il vostro parere qui sotto. Sentiamo che avete da dire. Alla prossima!